Giacomo Puccini ebbe occasione nel 1900 di assistere a una rappresentazione di Madama Butterfly di David Belasco, che era un drammaturgo americano. Questa storia della ragazza giapponese abbandonata, che poi era stata ricavata da un racconto di Long, un romanziere americano, lo colpì un po' perché era in tema con diciamo, la storia delle donne pucciniane e un po' perché in quel momento naturalmente l'orientalismo era molto diffuso. Questo lo vediamo nella scrittura della Madama Butterfly, dove abbiamo per esempio oltre agli strumenti come i campanelli giapponesi, i gong, i tam tam intonati, il tam basso e quello alto, tamburi vari, abbiamo un linguaggio che si basa tutto sulle scale pentatoniche, cioè scale di 5 suoni che possono essere di diversa altezza, e le scale esatonali, dove non essendoci semitoni in mezzo non c'è quella tensione che c'è nella musica tradizionale armonico-tonale, nel sistema a cui siamo abituati, dove c'è sempre una tensione verso una tonalità, verso un centro tonale, verso una nota che fa da... E quindi c'è un clima molto di sospensione oppure di indeterminatezza di un centro tonale. Un corno questa feste chi ci leva d'intorno le persone modeste. Puccini studiò molto, si fece mandare, spedire delle raccolte di canti giapponesi, si fece aiutare da un'attrice giapponese a Milano che era molto conosciuta all'epoca e anche dall'ambasciatore giapponese, dalla moglie dell'ambasciatore in particolare, con cui ebbe diversi colloqui sugli usi e sui costumi della vita giapponese. L'opera richiese quasi 4 anni di gestazione. Si arrivò a questa famosa serata del 17 febbraio 1904, data funesta perché la Butterfly alla Scala a Milano fu accolta molto male, addirittura con delle prese in giro. Teniamo presente che Puccini introdusse anche delle cose un po' particolari, c'è una scena molto lunga di diversi minuti in cui lui sfrutta, era affascinato dalle novità che si potevano usare in teatro dal punto di vista illuminotecnico e tutta la scena dell'alba che passa dall'alba all'aurora e poi alla mattina solare richiese molti minuti di descrizione, la fece proprio sfruttando al massimo le capacità della tecnica illuministica dell'illuminazione che cominciava a esserci nei teatri. Probabilmente anche con delle prese di posizione diciamo preconcette fecero fallire la prima Scaligera. Lui non si perse d'animo. Dopo solo 3-4 mesi una seconda versione con l'aggiunta della famosa aria del tenore Addio figliolito Asil fu fatta a Brescia, modificò ancora la linea soprattutto del terzo atto della linea di Butterfly e comunque poi da Brescia cominciò ad avere un successo assoluto, poi fu fatta a Torino, a Roma, al San Carlo, a Napoli, fino ad arrivare a Londra, al Covent Garden, al Metropolitan, e ha sempre riscosso questo grandissimo successo, in particolare la versione che ormai si usa eseguire normalmente, che è la versione di Brescia con alcuni ritocchi ancora.
La cosa importante, interessante in Butterfly è proprio il rapporto con il linguaggio musicale europeo di quell'epoca, non solo nella scelta appunto di uscire dalla tonalità, quindi uscire dalla tradizione mediante l'uso del pentatonismo e della esatonalità, ma anche nella scelta del timbro, dei colori, di una certa coloristica che riflette sicuramente quello che erano le grandi tendenze europee del momento. Quindi Puccini con la Butterfly si qualifica come grande autore, non solo che esce dalla grande tradizione italiana e ascolta quello che succede nel resto del mondo. Butterfly è una delle opere che ho messo in scena più volte, è stato qualcosa che trascende le nostre volontà o la nostra decisione. E poi professionalmente mi è capitato di andare molti anni in Giappone e avere sì anche frequentato non solo il Giappone ma anche l'Asia in generale, la Cina, la Mongolia. Butterfly è un personaggio che mi ha sempre affascinato, comunque per la sua unicità. Intanto è un personaggio centrale dell'opera, nel senso che non so quali altre opere abbiano una protagonista che inscena sostanzialmente dall'inizio alla fine. E questo vuol dire tantissimo per un interprete. Può aiutare sul piano della continuità interpretativa, ma è un carico di fatica immenso e di responsabilità immensa. Inoltre, nella sua centralità, è lei che fa vivere gli altri personaggi. Per paradosso, gli altri teoricamente sarebbero più importanti, no? C'è un console, c'è un ufficiale di marina, eccetera, ma invece vivono di luce riflessa. È lei che fa vivere gli altri personaggi. E nella messa in scena, nelle varie messe in scena che mi è capitato di proporre, questa centralità, questa fascinazione ha fatto sì che tutto, anche da un punto di vista strutturale, da un punto di vista scenografico, ruotasse attorno a lei. Quando andò in scena, e parliamo già di 19 anni fa, quindi un tempo infinito rispetto ai grandi cambiamenti, la soglia di attenzione della gente si è abbassata e quindi la prima preoccupazione era quella di trovare anche un modo di, al di là che poi il valore della musica, il valore degli interpreti è esso stesso elemento attraverso il quale trattieni l'attenzione, ma sul piano visivo siamo ormai allenati, abituati a un tale bombardamento, a una tale velocità, la velocità esponenziale con cui ormai tutto si è andato evolvendo, mi ha fatto pensare di cercare di far sì che quel tempo dell'attesa, quella diciamo staticità intrinseca all'opera potesse essere raccontata attraverso un'altra modalità, che era quella di non solo far scorrere gli shows, i pannelli della casa come in funzione della casa stessa, ma che essi stessi diventassero elemento narrativo. E quindi la preoccupazione è stata quella di comunque trovare un modo di rendere dinamica una storia, diciamo, che è sostanzialmente, tra virgolette, statica, ma poi però, come dicevo prima, non è statica in senso assoluto, perché il tumulto dei sentimenti dell'anima, delle emozioni, dei conflitti, di tutto ciò che lei mette in campo nell'attesa è qualcosa di estremamente dinamico, non è uno spostamento magari nello spazio, ma è uno spostamento interiore.
Opera Streaming. In the Heart of Opera.